Benvenuti su Voce Strumento Interiore, capitolo 6, voce parlata. Anche quando parliamo è necessario avere un'emissione fluida, così come quando cantiamo. Ora, si comincia con un'emissione fluida nella voce parlata perché se si capisce che cos'è un'emissione fluida nella voce parlata, la stessa cosa nella voce cantata si chiama legato. Quindi cominciamo con la voce parlata e l'esercizio fa due esempi. Se fate troppi picchi, troppi punti in cui mettete tanto volume e troppi punti in cui fate silenzio, in realtà se voi guardaste la forma d'onda sul vostro schermo osserverete che la vostra forma d'onda, quando io ho un picco di volume e poi dopo io magari mi sposto e parlo piano, poi ho un altro picco di volume e poi di nuovo parlo piano, non è esattamente il risultato che vogliamo ottenere. Quindi non bisogna avere una voce che sobbalza e poi dopo sale e poi dopo scende. Questo è tendenzialmente scorretto. Per una voce parlata con un buon legato cerca quindi di mantenersi a un volume omogeneo e si cerca di non salire né troppo in alto né scendere troppo in basso con l'emissione. Quindi l'esercizio dice proviamo a contare, cerchiamo di contare il più possibile e come abbiamo già detto come impostiamo la voce, come facciamo diventare la nostra voce professionale, inserendo l'Alexander e inserendo il sorriso. Noterete subito quindi che il sorriso e l'attivazione laringea vi faranno risparmiare fiato, ne finirete molta meno di aria, riuscirete se sorridete a conservare e a sprecare meno aria per cui la durata della vostra frase si allungherà significativamente. Ma lo zigomo insieme alla postura Alexander contribuiscono anche a questa omogeneità, a questo flusso, a questa emissione fluida della voce parlata. Quindi come fare? L'esercizio vi dice di contare più a lungo che si può, potete anche usare l'alfabeto in alternativa, fate come volete. Proviamo in questo caso a contare. Prima però per avere un'emissione fluida dobbiamo inserire l'Alexander, ok, e un sorriso. Presa d'aria rapida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. È quasi impossibile non avere un'emissione fluida se io ho un Alexander inserito e gli zigomi che lavorano. Se non voglio parlare, dire dei numeri, andare in un modo di lavorare già con gli zigomi che è più della voce impostata, professionale, possiamo sempre provare con l'emissione del singolo flusso d'aria. Anche questa emissione, nonostante non sia rumorosa, quindi non state dicendo dei numeri, non state parlando, state solo emettendo fiato, vi dice di usare una S, deve essere controllata, quindi mi raccomando non può essere ma deve essere esattamente come sto facendo io. Non ci devono essere i picchi che dicevamo, non ci deve essere un punto in cui questa S è più rumorosa e punti in cui questa S è meno rumorosa. Dovete cercare di tenere il rumore e il volume di questa S a livello costante. Quindi avrete ottenuto un'emissione fluida usando una S invece che contando, ma il risultato non cambia. Cercate di controllare il flusso e il volume della voce quando parlate. Questo è il primo passo per diventare cantanti, perché se non potete controllare la vostra voce, come potete pensare di poter poi controllare la vostra voce cantata? Quindi sono esercizi che si trovano spesso in giro, ormai reperibili ovunque, però sono significativi, quindi mi raccomando, contare cercando di tenere sempre lo stesso volume quando contate o parlate e poi stessa cosa con la S.